Salve a tutti, benvenuti a questa prima puntata di TG Rock di venerdì 13 marzo 2020. L'epidemia da coronavirus ha bloccato la vita sociale in Italia, cancellando tutti gli avvenimenti artistici, musicali, di intrattenimento. È una situazione anomala, sicuramente senza precedenti, però vediamo anche quello che sta succedendo negli altri paesi. E per questo motivo mi sono collegato con Minni e Luca, che fanno parte di un gruppo rock che si chiama i Taki Maki e vivono a Berlino, per parlare e vedere un po' quello che sta succedendo nella capitale tedesca. No one can say anything in a word. Don't try to say anything in a word. The meaning of important things is not in a word. Don't try to say anything in a word. Buongiorno, i Taki Ciao, Maki da Berlino. ciao, dai. Voi siete originari di... Noi siamo originari di un paesino che si chiama Alatri, in provincia di Frosinone, abbastanza vicino a Roma perché insomma non fosse pratico della zona. Però diciamo viviamo a Berlino da più di 4 anni adesso. Certo. Io immagino che ovviamente siete al corrente della situazione attuale in Italia. E quali sono le vostre informazioni? Cosa sapete di questa epidemia da coronavirus che c'è qua? Guarda, siamo al corrente ovviamente perché ci informiamo, ma diciamo il primissimo canale prima di renderci conto di quanto fosse seria la situazione e quindi poi andarci ad informare diciamo, sui canali ufficiali. Il primissimo canale sono stati i parenti, gli amici che ci hanno diciamo, fatto un po' capire quello che stava succedendo veramente. Ed è naturalmente poi la maggiore fonte di preoccupazione per noi, chiaramente, il fatto che loro vivono questo periodo così complicato, il fatto che noi siamo così lontani e soprattutto la cosa più difficile per noi, insomma penso di parlare anche per Luca, è appunto il fatto che la distanza adesso non è più, non la si può più coprire come si faceva prima, no? Perché non c'è più la libertà di movimento che c'era prima, quindi il pensiero principale adesso è se dovesse succedere qualcosa, come ci muoviamo? Certo. Quindi questa è un po' la situazione, Sì, diciamo. qui siamo addirittura bloccati in casa, non possiamo uscire se non per motivi assolutamente importanti. Esatto. Adesso voglio dire, salute a parte che ovviamente è la prima cosa, però qui sono stati cancellati praticamente tutti gli eventi, cioè i locali sono tutti chiusi, non solo, ma anche negozi, ristoranti, e sono aperti soltanto generi alimentari, generi di prima necessità. Ovviamente questa è una situazione che, come ben capirete, essendo voi musicisti, danneggiano un poco. Ovviamente c'è tutto il paese, tutta l'economia che è bloccata, ma chiaramente anche i promoter, i musicisti e i locali stessi stanno subendo ovviamente questa situazione che è un danno notevole a livello economico, intendo. Com'è la situazione a Berlino invece a livello di concerti, a livello di musica e di eventi artistici? Voi che siete musicisti che suonate regolarmente, avete subito delle cancellazioni di concerti? Come sono le cose? Allora, in linea generale la Germania è molto più cauta da questo punto di vista, quindi per il momento la vita è ancora quasi condotta normalmente. Per quanto riguarda i grossi eventi, molti concerti, eventi teatrali e cose del genere sono stati già cancellati, quindi anche qui già è un provvedimento che è stato preso. Ieri ho visto diversi annullamenti di concerti, grandi, piccoli, eccetera. Noi abbiamo 2 concerti in arrivo,
tra uno dei due, tra l'altro, sarebbe la presentazione del disco, e l'altro invece, quello che viene prima, non è a Berlino, è a Colonia, e quindi in entrambi i casi, insomma, siamo ovviamente preoccupati del fatto che, diciamo, c'è la quasi certezza che comunque vengano cancellati tutti e due. Sono concerti in programma a marzo o ad aprile? Il concerto a Colonia è a fine marzo, e invece la presentazione al Dunca sarebbe il 2 di aprile, quindi a brevissima distanza l'uno dall'altro. Certo. Sì, io un po', avendo vissuto lì, ovviamente ho dei diversi contatti ancora attivi, ho visto alcuni eventi cancellati, anche se non è stata data una motivazione, però invece altri eventi mi sembra che vadano avanti senza nessun tipo di problema, quindi per questo mi domandavo come fosse la situazione lì. Guarda, la situazione è variegata in realtà, ma questo è collegato al fatto che la Germania, essendo uno Stato federale, diciamo il governo centrale dà non una direttiva, più una direzione che una direttiva secondo me, e poi ogni Stato agisce secondo quello che crede siano, insomma, i criteri da tenere in considerazione e da attuare. Quindi comunque insomma voi avete questo nuovo album in uscita, parliamo di musica, vediamo il lato positivo. Come si intitola il nuovo album? Il disco si chiama Misfit Children, E quando è prevista l'uscita? è in uscita il 23 di marzo, quindi tra 10 giorni. Benissimo. Avete già pubblicato un video come anteprima che si intitola? Esatto. Il primo singolo si chiama In a World. Someone will try to play your role. Ce n'è un secondo in uscita già il lunedì prossimo, che è lunedì 16. E manderemo una piccola anteprima che grazie per questo che Grazie. possiamo presentarlo qui in anteprima. Come si intitola il secondo brano, scusami? Che ancora non l'ho È ascoltato. la title track, quindi si chiama Misfit Children, come il disco. È un concept album, cos'è? Sì, è un concept album. Il tema principale appunto è il disadattamento. Dell'essere degli adulti disadattati diciamo, per via delle conseguenze di tutte le esperienze, ovviamente prevalentemente in questo caso negative, no? Che vanno ad incidere sulla personalità degli individui, e quindi diciamo la tematica racchiusa un po' in tutti i brani, che poi sono connessi uno con l'altro, sta nella domanda quanto tutto quello che noi di cui facciamo esperienza, soprattutto nell'infanzia ma in generale nella vita, poi va ad influire in quello che siamo o che comunque saremo in futuro, come una sorta di, diciamo, di conseguenza di tutto quello che si sedimenta poi nel tempo, nella crescita, eccetera. Quindi questa è la tematica centrale. Dove si può trovare l'album per chi volesse acquistarlo? Attraverso anche il nostro sito, che è www.italiemag.com, sarà su Spotify, sui vari canali, su Bandcamp, i soliti, diciamo. In digitale. In digitale. E ovviamente il feticcio è acquistabile quando suoneremo. Stesso. Ovviamente contattandoci qualora Certo. qualcuno vuole avere appunto il disco fisico. Io vedo dei È vinili, composto di 9 tracce. Cosa vedi? dei vinili alle vostre spalle. Sono pochini perché tutto il resto ancora ce l'abbiamo in Italia. Il disco nuovo uscirà per caso anche in vinile? No. No, perché Diciamo le finanze non hanno consentito. ancora non consentono. Ecco. Diciamo ci tenevamo almeno ad avere il CD, se Cioè, non altro. Pare che vada
per la maggiore magari fare la stampa solo del vinile, ad esempio, oppure di non stampare proprio. Alcune band scelgono o artisti scelgono di lasciare soltanto il disco in digitale. Noi diciamo abbiamo fatto una via, abbiamo scelto la via di mezzo e quindi Diciamo che le nuove generazioni fanno fatica sia ad acquistare che ad ascoltare su, diciamo, supporti fisici. La maggior parte ascolta i dischi in MP3 e sì, in digitale. in digitale, Addirittura direttamente su Spotify. sì, addirittura sì, direttamente su Spotify. E vabbè, noi veniamo da un'altra generazione, Per ovviamente. fortuna, assolutamente. Io penso che voi, io ho alcuni dei vostri dischi, la grafica delle copertine e non solo. Ricordo che in uno di questi c'è dentro una spilletta in omaggio della vostra band, quindi questo piccolo gadget che aggiunge qualcosa diciamo, all'oggetto in sé, no? È vero che la musica è sicuramente la cosa più importante, però secondo me voi siete un esempio di quello che poi è un album. Un album comprende la musica, ma anche l'artwork, ma anche soprattutto nel caso di un concept album, ma non solo, che va insieme alla musica. Io non concepisco per esempio ascoltare The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd senza avere la copertina davanti, o ovviamente qualunque album dei Beatles, insomma, le copertine hanno fatto storia, no? Quindi io credo che invece oggi, proprio se le nuove generazioni sono in ascolto, indubbiamente poter ascoltare su una piattaforma qualunque essa sia è una grandissima possibilità che invece noi che siamo di un'altra generazione non avevamo all'epoca. Però è anche vero che la musica, un album, un disco comprende anche tutto un lavoro di grafica. Perfettamente allineati su quello che stai dicendo. Direi di sì. Ovviamente. Incrociando le dita, eventualmente potreste anche pensare di spostare la data della record release. Sì. Beh, per forza, Questo se vediamo. diciamo nel caso in cui non ci fosse altra possibilità, perché comunque la nostra priorità, come quella dei gestori dei locali, sono certa, è quella di fare la cosa più giusta, quindi non ci sentiamo di sperare di portare avanti le date se questo possa mettere a rischio chiaramente la salute delle persone. Faremo quello che va fatto, quindi qualora dovessimo cancellare la data non sarà una cancellazione, ma sarà sicuramente un rinvio, chiamiamolo così. Che location? Sì, è prevista la record release. Si chiama Dunca Club. È quello che sta a Prenzlauer Berg. E invece a Colonia dove sarebbe la data? Si chiama Kultur Café Lichtung, molto carino, anche lì ci abbiamo già suonato, quindi lo conosciamo, è un bel posto, un bel pubblico. Poi andremo a condividere la serata, in quel caso, qualora si faccia, con un nostro caro amico e grandissimo artista che si chiama Wolfgang, il cui progetto ha un nome molto lungo ed è Who is Afraid of the Big Bad Wolf. E insomma, ovviamente ci dispiace all'ennesima potenza, anche per questo motivo, perché sarebbe un'occasione per stare con lui, un'occasione per rivedere gli amici che abbiamo a Colonia, insomma, vabbè. Però tutti purtroppo in questo periodo siamo nella stessa situazione, quindi... Ragazzi, grazie veramente, è stato... Grazie a te. Grazie a te. È stato bello risentirvi, rivedervi, avere questi aggiornamenti. In bocca al lupo appunto con la record release, io resterò Grazie. sintonizzato e vi sosterrò come al solito. Anche a voi, forza, tenete duro. Ringraziamo i Dakimaki che ci hanno aggiornato su quella che è la situazione a Berlino. Nuovo appuntamento con TG Rock sarà online nei prossimi giorni. Per rimanere informati basta seguire il canale YouTube Radio Dario Berlin Rome. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo presto.